Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come vedete, location diversa, causa periodo estivo, periodo di vacanze. Quello che però non va in vacanza è sicuramente il nostro canale, il nostro confronto quasi quotidiano su tutto ciò che riguarda il mondo Inter. E a proposito di questo, oggi andremo a vedere le ultime su Lookman, le eventuali alternative e quali sono le differenze dal punto di vista tecnico, cosa potrebbero dare le alternative Garnacio e Nkunku, le ultime su Leoni, e poi andremo ad analizzare Ricky Agbonifo, il talento che l'Inter ha acquistato per l'Under 23. Naturalmente, prima di iniziare il contenuto, come al solito, vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto e contestualmente dare un grandissimo aiuto con pochi semplici click. Iniziamo innanzitutto dalla situazione Lookman. Oggi è attesa la risposta ufficiale dell'Atalanta. Le sensazioni sono che l'Atalanta difficilmente accetterà e secondo quanto si apprende non ci sarà un rilancio dell'Inter a stretto giro di posta, cioè quindi non significa che le trattative saranno definitivamente interrotte, però neanche che il rilancio sarà immediato. Avverrà poi nei prossimi giorni, ovviamente non possiamo escluderlo, anche perché comunque la differenza sarebbe minima, ecco, basterebbe aggiungere davvero qualche milione e in un certo senso sarebbe anche un po' ecco, quasi un peccato perdere un calciatore come Lookman per 2-3 milioni di euro, soprattutto per come si sono esposti Ausilio e Marotta anche dal punto di vista mediatico. L'alternativa a Lookman non è stata ancora individuata, nel senso che non ci sono stati contatti, però ecco, si iniziano a prendere in considerazione delle ipotesi. L'ultima è quella che porterebbe ad Alejandro Garnacho, l'altra è un po' quella sempre o ancora valida, quella che porterebbe a Nkunku del Chelsea. Iniziamo innanzitutto dal profilo di Garnacho, perché sia Garnacho che Nkunku sono profili completamente diversi rispetto a Lookman, che però non è detto che non possono essere ugualmente validi. Garnacho è un po' più esterno d'attacco, ecco, è un po' più un calciatore che preferisce agire da esterno puro, quindi meno trequartista, seppur poi ecco in stagione ha anche ricoperto un po' quella zona sulla tre quarti, quella che sarebbe riservata a Lookman, però se vediamo ecco dalla mappa termica è un calciatore che tende ad allargarsi molto di più. Se facciamo un esempio, questa invece è la mappa termica stagionale di Ademola Lookman. Diverso come tipo di calciatore, Garnacio è un po' più da fantasia, da uno contro uno, quindi come detto più un esterno puro. In stagione in Premier in 36 presenze ha realizzato 6 gol e 2 assist, quindi numeri da questo punto di vista non proprio esaltanti, però certo il calciatore è un giocatore di talento indiscutibilmente. Il problema secondo me però è legato al costo. Il Napoli aveva anche approcciato con Alejandro Garnacho, addirittura a gennaio la richiesta dello United era sui 70 milioni. Il Napoli avrebbe offerto circa 40 milioni che però non sono bastati, quindi io faccio fatica a pensare che Garnacho possa costare meno di Lookman. L'altra alternativa, come detto, è Nkunku, che secondo qualcuno è stato anche proposto nei giorni scorsi, però l'Inter non l'ha preso in considerazione, o meglio non ancora, perché al momento si è focalizzati su Lookman, al momento non sono state ancora valutate le alternative. Nkunku è un calciatore forse rispetto a Garnacho e rispetto a Lookman meno, diciamo, funambolico, ecco, non è un calciatore proprio che fa del dribbling la sua arma migliore. È un calciatore però molto duttile, bravo può agire sulla tre quarti, può agire da seconda punta, potrebbe agire anche da attaccante puro, seppur ovviamente con determinate caratteristiche, e questo è già un punto comunque a vantaggio dell'Inter, la duttilità tattica, soprattutto per come ha parlato Kivu, quindi di non voler essere un po' ecco, fisso su un solo sistema di gioco, ma adattare l'Inter anche a seconda della partita, a seconda dell'avversario, e quindi da questo punto di vista sicuramente un calciatore utile. Ecco, se andiamo a vedere anche la hit map stagionale di Nkunku, non è certo una hit map, diciamo, da esterno puro. Andiamo a vedere anche singolarmente due partite. Questa è la hit map contro l'Arsenal, quindi vediamo parte esterno ma si accentra molto.
Questa invece è la hitmap contro il Fluminense, semifinale del mondiale per club. Come vediamo qui partiva da trequartista sul centrodestra, però poi andava a svariare tanto, tendeva molto ad accentrarsi, e comunque un calciatore comunque in esubero al Chelsea. In stagione ha fatto solo 27 presenze in campionato, solo 9 da titolare, 3 gol e 2 assist, quindi insomma calciatore che anche lui tecnicamente valido, che però è in uscita dal Chelsea. Per lui secondo me ci sono più margini di trattativa, forse sui 40-45 milioni è una trattativa che si potrebbe anche chiudere, fermo restando che al momento però l'Inter è focalizzata principalmente su Ademola Lookman. Ci sono delle novità anche invece per quanto riguarda Giovanni Leoni. Leoni ha dato priorità all'Inter e a voler rimanere nel campionato italiano, al punto che il Parma ha anche rifiutato un'offerta da 35 milioni e il rifiuto è stato più che perché non è stata ritenuta congrua l'offerta, per la volontà di Leoni. Il Parma terrebbe volentieri un altro anno il difensore, ma nel momento in cui questa offerta arriva dall'estero magari la rifiuta perché anche Leoni stesso è meno interessato. Se dovesse arrivare per un'offerta simile dall'Italia, naturalmente andrà presa in considerazione, perché il giocatore vuole rimanere in Italia anche per giocarsi le chance di andare al mondiale, ammesso che l'Italia riesca ad andare al prossimo mondiale. Naturalmente, per muovere dei passi ufficiali sulla trattativa Leoni, l'Inter dovrà prima di tutto cedere di esuberi e quindi fare un ulteriore gruzzoletto per poi muoversi ufficialmente su Giovanni Leoni. Arriviamo anche a quella che invece è un'ufficialità, ed è quella di Ricky Agbonifo, calciatore che io definirei un talento della primavera del Verona. L'Inter lo acquista per aggregarlo all'Under 23, il costo è stato 1,3 milioni subito, 700.000 euro di bonus, più la percentuale sulla futura rivendita. Una cifra importante per un calciatore che arriva dalla primavera, ma un calciatore che io definisco, secondo me, un talento. Classe 2006, e andiamo a prendere anche un po' la hitmap di Agbonifo. Vediamo, calciatore che agisce sulla corsia esterna. In stagione con la primavera del Verona ha giocato spesso da quinto, in un 3-5-2. Come vediamo dalla hitmap però non è proprio un esterno, diciamo così, a tutta fascia, tende ad agire molto più nella metà campo avversaria che non a ritornare praticamente sulla linea dei difensori. È un calciatore dalle grandi doti tecniche e atletiche, ottimo dribbling, velocissimo, è davvero molto rapido sia sul breve sia sul lungo, è calciatore che comunque è tecnico ed ha anche una buona finalizzazione. Emblematici sono i suoi numeri, poi dopo andremo a vedere anche delle statistiche interessanti, ma emblematico è anche il suo numero in 37 partite, i numeri realizzativi in 37 partite, 13 gol e 11 assist nel campionato primavera, quindi numeri davvero importantissimi. Come dicevamo, recuperiamo proprio le statistiche, qui vediamo appunto 13 gol, 11 assist, ma un altro numero interessante sono i passaggi chiave a partita, sono 2,4. Passaggi chiave, ricordiamo, è un passaggio che permette di superare una linea avversaria e 2,4 sono tanti in una partita. Ma andiamo a vedere delle statistiche ancora più interessanti. Guardate il numero di dribbling riusciti a partita, sono addirittura 5, numero elevatissimo, il 65% di dribbling riusciti. Questo ci fa capire che siamo di fronte ad un calciatore dal grande potenziale. Ovviamente un calciatore ancora tutto da formare, giovanissimo, a 19 anni, deve confrontarsi tra virgolette col calcio dei grandi, e quindi l'Under 23 potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio. La posizione in campo, torniamo anche sulla hitmap. Lui ha agito da quinto col Verona. Quello che vediamo da questa hitmap non è proprio la hitmap di un quinto a tutta fascia come sono intesi quelli dell'Inter, quindi Dumfries per fare un esempio. Quindi ci sarebbero due soluzioni: o bisogna lavorare tatticamente, cosa che comunque andrà fatta, però per farlo agire da quinto bisogna migliorarlo tanto nel ritornare quasi sulla linea dei difensori, e il tempo è decisamente dalla sua parte visto la giovane età. Ma se andiamo a valutare anche dal punto di vista delle sue qualità, potrebbe essere considerato tranquillamente un esterno d'attacco o anche una seconda punta, e in questo caso, se prendiamo in considerazione quel 3-4-2-1 che vorrebbe utilizzare Christian Chivu, che a meno
sembra che sarà il modulo di riferimento, il sistema di gioco di riferimento della nostra Inter, potrebbe tranquillamente agire da trequartista dietro la punta. Insomma, secondo me è un ottimo colpo, quindi un Under 23 che inizia a prendere forma, è bene puntare su questo tipo di calciatori. Per quanto riguarda le altre situazioni di mercato, è stata rifiutata l'offerta per Bissek, ricordiamo era arrivata un'offerta di 32 milioni dal Crystal Palace. Bissek non è convinto di andare via, tantomeno al Crystal Palace, l'Inter lo valuta oltre i 40 milioni, ecco, prenderebbe in considerazione soltanto un'offerta da 40 milioni a salire. Allo stesso tempo, quindi, De Winter, che è un profilo che piace, ma se non dovessero esserci uscite, l'Inter non approfondirà alcun discorso sul difensore del Genoa. Ragazzi, fatemi sapere la vostra anche su questi ultimi movimenti di mercato, cosa ne pensate, ecco, sulla trattativa Lookman e sulle alternative. Quale sarebbe, ecco, il vostro nome preferito per quanto riguarda le alternative? Cosa ne pensate anche di questa Under 23 che inizia a prendere forma e del profilo di Ricky Agbonifo? Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.